Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Alofisel Takeda Italia SPA. Ultimo aggiornamento. 17 novembre 2021. Cos'è Alofisel? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Alofisel durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'è Alofisel? Alofisel è un farmaco a base del principio attivo Darvadostrocel, appartenente alla categoria degli farmaci per il trattamento di fistole perianali da Crohn e nello specifico altri immunosoppressori. È commercializzato in Italia dall'azienda Takeda Italia SPA. Alofisel può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni. Alofisel 5 milioni di cellule / ml sospensione iniettabile uso intralesionale 4 flaconcini da 6 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Takeda Pharma /S. Concessionario: Takeda Italia SPA. Ricetta: OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe C. Principio attivo Darvadostrocel. Gruppo terapeutico: farmaci per il trattamento di fistole perianali da Crohn. Forma farmaceutica: sospensione. Indicazioni: Alofisel è indicato per il trattamento delle fistole perianali complesse in pazienti adulti con malattia di Crohn luminale non attiva / lievemente attiva, nei casi in cui le fistole hanno mostrato una risposta inadeguata ad almeno una terapia convenzionale o biologica. Alofisel deve essere utilizzato al termine dell'intervento di condizionamento della fistola, vedere paragrafo 4, 2. Posologia. Alofisel deve essere somministrato esclusivamente da medici specialisti, esperti nella diagnosi e nel trattamento delle patologie per le quali Alofisel è indicato. Posologia. Una singola dose di Alofisel consiste di 120 milioni di cellule distribuite in 4 flaconcini. Ciascun flaconcino contiene 30 milioni di cellule in una sospensione da 6 ml. Il contenuto completo dei 4 flaconcini deve essere somministrato per il trattamento fino a 2 aperture interne e fino a 3 aperture esterne. Ciò significa che con una dose di 120 milioni di cellule è possibile trattare fino a 3 tratti fistolosi che si aprono nell'area perianale. Vi è attualmente un'esperienza limitata sull'efficacia o la sicurezza della somministrazione ripetuta di Alofisel. Popolazioni speciali. Anziani. I dati sull'uso di Darvadostrocel nella popolazione anziana sono limitati, tuttavia, data la natura cellulare di Darvadostrocel e la sua via di somministrazione locale, non si prevede che il profilo beneficio-rischio di Darvadostrocel nei pazienti anziani differisca da quello osservato nei pazienti non anziani. Di conseguenza, non è richiesto alcun aggiustamento della dose nei pazienti anziani. Compromissione epatica o renale. I dati sull'uso di Darvadostrocel in pazienti con compromissione epatica o renale non sono disponibili, tuttavia, data la natura cellulare di Darvadostrocel e la sua via di somministrazione locale non si prevede che il profilo beneficio-rischio di Darvadostrocel nei pazienti con compromissione epatica o renale differisca da quello osservato nei pazienti che non presentano compromissione epatica o renale. Non è pertanto richiesto alcun aggiustamento della dose nei pazienti con compromissione renale o epatica. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di Darvadostrocel nei bambini di età compresa tra 0 e 17 anni non sono ancora state stabilite. Non ci sono dati disponibili. Modo di somministrazione. Per uso intralesionale in ambiente chirurgico sotto anestesia, generale o regionale. In linea con gli standard per la gestione delle fistole perianali complesse, si richiede la caratterizzazione delle fistole del paziente prima del trattamento. Ciò comprende una conoscenza approfondita della loro anatomia, numero di fistole esistenti e di aperture, topografia, estensione e relazione con gli sfinteri e altri muscoli pelvici, e potenziali complicanze associate, come gli ascessi.
Prima di pianificare la somministrazione di Alofisel, il chirurgo deve assicurarsi che non siano presenti ascessi e che la malattia mucosale locale sia lieve o inattiva. In caso di ascesso, sono necessari l'incisione e il drenaggio e, se opportuno, devono essere posizionati i setoni secondo le procedure chirurgiche di routine. Prima della somministrazione di Alofisel, i tratti della fistola devono essere condizionati come segue. In primo luogo, se sono stati posizionati dei setoni, devono essere rimossi. Il condizionamento dei tratti della fistola comprende i seguenti passaggi. A. Identificare la posizione delle aperture interne. Per farlo, si raccomanda di iniettare una soluzione di cloruro di sodio 9 mg/ml, 0,9%, attraverso le aperture esterne fino a quando non fuoriesce dalle aperture interne. L'iniezione di qualsiasi altra sostanza attraverso i tratti della fistola, come perossido di idrogeno, blu di metilene, soluzioni di iodio o soluzioni ipertoniche di glucosio non è consentita, poiché questi agenti compromettono la vitalità delle cellule da iniettare. B. Eseguire un curettaggio vigoroso di tutti i tratti della fistola, con particolare attenzione nelle aree interne delle aperture, utilizzando una curette metallica. C. Suturare le aperture interne per chiuderle. Dopo il condizionamento dei tratti della fistola, Alofisel deve essere somministrato secondo i due step seguenti. Preparazione A. Risospendere le cellule picchiettando leggermente sul fondo dei flaconcini fino a ottenere una sospensione omogenea, evitando la formazione di bolle. Ciascun flaconcino deve essere utilizzato immediatamente dopo la risospensione, per impedire una nuova sedimentazione delle cellule. B. Rimuovere il cappuccio dal flaconcino, capovolgerlo e aspirare delicatamente l'intero contenuto utilizzando una siringa con un ago convenzionale non più sottile di 22 G. C. Sostituire l'ago con un ago più lungo, anch'esso non più sottile di 22 G, per raggiungere i siti di iniezione previsti. È necessario un ago per anestesia spinale di circa 90 mm di lunghezza. D. Ripetere i passaggi A, B e C per ciascun flaconcino dopo aver iniettato le cellule del flaconcino precedente. Iniezione. 2 dei flaconcini devono essere usati per le aperture interne e i restanti 2 per le aperture esterne. Come da comune pratica per le iniezioni intratissutali, subito dopo l'iniezione della punta dell'ago in ciascun sito di iniezione previsto, eseguire una leggera aspirazione per evitare la somministrazione intravascolare. A. Iniezione attorno alle aperture interne dei tratti delle fistole. Inserire l'ago attraverso l'ano e procedere come segue. Se è presente una singola apertura interna, iniettare il contenuto di ciascuno dei due flaconcini, uno dopo l'altro, creando piccoli depositi nel tessuto che circonda la singola apertura interna. Se sono presenti due aperture interne, iniettare il contenuto del primo dei due flaconcini, creando piccoli depositi nel tessuto attorno a una delle aperture interne. Successivamente, iniettare il contenuto del secondo flaconcino nel tessuto attorno alla seconda apertura interna, creando piccoli depositi di sospensione cellulare. B. Iniezione lungo le pareti della fistola. Inserire l'ago attraverso le aperture esterne e, dall'interno del lume delle fistole. Se è presente una singola apertura esterna, iniettare separatamente il contenuto di ciascuno dei restanti due flaconcini superficialmente nelle pareti tissutali per tutta la lunghezza dei tratti della fistola, creando piccoli depositi di sospensione cellulare. Se sono presenti 2 o 3 aperture esterne, iniettare il contenuto dei due flaconcini rimanenti equamente tra i tratti associati. La procedura per l'iniezione lungo le pareti dei tratti della fistola deve essere eseguita sulla base di una precedente conoscenza dell'anatomia e della topologia dei tratti della fistola, come determinato durante la caratterizzazione delle fistole. Assicurarsi che le cellule non vengano iniettate nel lume dei tratti della fistola, per evitare perdite di cellule. Massaggiare delicatamente l'area intorno alle aperture esterne per 20-30 secondi e coprire le aperture esterne con un bendaggio sterile. Controindicazioni: ipersensibilità a uno qualsiasi degli eccipienti elencati nel paragrafo 6.1 o al siero bovino. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Alofisel può contenere tracce di benzilpenicillina e streptomicina. Ciò dovrebbe essere tenuto in considerazione nei pazienti con nota ipersensibilità acuta, anamnesi di reazioni anafilattiche, a queste classi di composti. L'anestesia, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati effettuati studi di interazione in vivo. Studi di interazione in vitro hanno dimostrato che la vitalità cellulare e la funzione immunomodulatoria di Alofisel non sono influenzate dalla presenza, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Alofisel durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Alofisel durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non sono disponibili dati adeguati sull'uso di Devodstrocel nelle donne in gravidanza. Non sono disponibili studi sugli animali in merito alla tossicità riproduttiva, vedere paragrafo 5.3. L'uso di Devodstrocel, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Devodstrocel non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Gli eventi avversi più comuni occorsi a seguito del trattamento sono stati ascesso anale, Alofisel. 19,4% dei pazienti, gruppo di controllo. 13,7% dei pazienti, proctalgia, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non sono stati segnalati casi di sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Non ancora assegnato, codice ATC. Non ancora assegnato. Meccanismo d'azione. Devodstrocel contiene cellule staminali espanse estratte da tessuto adiposo, EASC, che presentano effetti immunomodulatori e antinfiammatori nei siti. Proprietà farmacocinetiche. Il prodotto è destinato all'iniezione intralesionale. La natura e l'uso clinico previsto di Devodstrocel sono tali che gli studi convenzionali di farmacocinetica, assorbimento, distribuzione, metabolismo ed escrezione non sono applicabili. Dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di sicurezza farmacologica e di tossicità a dosi ripetute. Non sono stati condotti studi di tossicità. Elenco degli eccipienti. Mezzo di coltura di Dulbecco modificato, Dulbeccos modified ad les medium, DMEM contenente aminoacidi, vitamine, sali e carboidrati. Albumina umana. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.